Quando ti senti triste o in ansia, saccheggi il frigorifero? Ti senti stressato e mangiare ti calma? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi ti parlerò di un problema che affligge molte più persone di quanto si creda, la fame nervosa. La fame nervosa, in effetti lo dice il nome stesso, altro non è se non il cercare di regolare la tua situazione emotiva attraverso l'utilizzo di cibo. In genere, difficilmente però ti calmerai mangiando una carota o un gambo di sedano. Sentirai invece il bisogno di cibi non salutari come i cibi grassi o ricchi di zucchero o di sale, cioè di cibo che comunemente viene definito comfort food, cioè quel cibo che ti fa sentire momentaneamente, solo momentaneamente, bene. La fame nervosa però non si placa mangiando, ahimè, come accade invece per la fame fisiologica, anzi, in genere, entri in una specie di circolo vizioso per cui hai delle emozioni negative e mangi per placarle. Purtroppo le emozioni però non solo non si placano, ma si aggiunge anche il senso di colpa, sì, proprio lui, il senso di colpa per aver mangiato cose inutili che alla lunga ti faranno male. Così mangi di nuovo per placare tutto questo e così via in un ciclo che se non vi poni rimedio non avrà mai fine. Ma cosa puoi fare allora se ti rendi conto che quando sei stressato o triste o provi delle emozioni negative ti rifugi nel cibo? Il primo passo che devi fare è cercare di scoprire un modo diverso per affrontare le tue emozioni negative. Lo stress, la tristezza, i problemi, tutto questo fa parte della vita e non può essere altrimenti. Quello che invece è possibile è affrontare tutto questo in modo efficace e salutare. Ovviamente questo è un processo che richiede del tempo e ogni persona deve riuscire a trovare quello che funziona meglio per la sua specifica situazione e la sua specifica personalità. Inizia anche quello che normalmente viene chiamato un diario alimentare. Nel diario poi scrivi non solo quello che mangi, ma soprattutto quando lo mangi e che cosa mangi, cioè cosa è accaduto che ti ha spinto ad assumere cibo. Registra cioè le tue emozioni nel momento stesso in cui hai ricercato conforto nel cibo. Questo farà sì che tu possa individuare quali siano i fattori che ti fanno scattare questa benedetta fame nervosa, in modo da poter restringere sempre di più il campo e comprendere su cosa devi lavorare emotivamente. Cerca poi di sostituire i cibi dannosi con cibi più salutari. Quando vai a fare la spesa, quindi, fai una lista in anticipo dalla quale escluderai tassativamente cibi già pronti, cibi che di solito sono sempre ricchi di zucchero e grassi. Così, quando poi sei a casa e ti scatta la fame nervosa e la voglia di dolce, una cosa è trovare già un bel pacco di biscotti bello e pronto, un'altra è una misera busta di carote, magari. Fai una lista dei tuoi desideri, poi e dei tuoi bisogni, così che vedendoli scritti ti sarà più facile comprenderli e capire quali tra questi non sono per niente soddisfatti, in modo da cercare una soluzione costruttiva, invece di rifugiarti nel cibo. Ti senti triste? Prima di cercare di buttarti sul cibo, prova a chiamare un amico o un familiare. Lo sai che è una parola di conforto, il sentire una persona vicina ti aiuterà a resistere alla tentazione. Cerca anche di avere un dialogo positivo con te stesso. Hai ceduto alla fame nervosa? Ma non colpevolizzarti, ricordati che la prossima volta potrai fare meglio. E quando riesci a resistere, invece, premiati con qualcosa di piacevole e salutare, ovviamente. Pratica anche la respirazione diaframmatica o il rilassamento. Puoi trovare questi esercizi nei miei video, perché questo ti aiuterà a essere connesso con te stesso e ti renderà più rilassato, così che sarai in grado di capire se quella che provi è una vera fame fisiologica
o solo un bisogno compensatorio. Tutto questo non è sufficiente, chiedi aiuto prima che la situazione peggiori e sfoci in un vero e proprio disturbo del comportamento alimentare. Ciao, a presto!